Ciao a tutti amici, benvenuti da Musica Nova a Conversano in provincia di Bari. Sono qui ospite, come spesso sta capitando, da amici, Rino, la sua famiglia, e mi accolgono sempre a braccia aperte. Tra l'altro sul loro sito trovate tutto quello che vedete qui e tutto il resto. Come vedete ho suonato il basso, che di là c'è tutta la parte delle chitarre, batterie, c'è qualsiasi cosa qui. Di quello che cercate c'è, e vi faccio pubblicità sì, perché devo dire che è un posto veramente molto fornito. E tra l'altro, se io alla fine di questi video metto sempre dei link sotto, se lo dico subito, come hanno detto che aveva detto prima, se passate da quei link aiutate il mio canale a crescere, e iscrivetevi e tutto il resto. Intanto comunque CP40 Stage, questo è usato, tra l'altro qui a un ottimo prezzo. Ottimo prezzo, dico subito questa cosa del prezzo perché fondamentalmente qui si tratta di uno strumento vecchio, no? Io non l'avevo ancora mai, come dire, suonato, non l'avevo mai presentato in uno dei miei video. Quindi torniamo indietro di, come dire, una generazione, quella del CP4 e del CP4 Stage, che arriva a sua volta dal CP1, il CP5 e compagnie, che è quella venuta subito dopo la serie P che era sui palchi, no? E il CP4, io ho fatto un video, strumento bellissimo. Questo è il CP40, che ha delle differenze, nel senso che non ha tutti i suoni che ha il CP4. Nelle famiglie ci sono dei personaggi in meno, e in questo caso questo era il CF che state sentendo. Ci sono chiaramente tutte le, come dire, tutte le variazioni, ma fondamentalmente quello che sentite è il piano di base. Io devo dire una cosa che vi sembrerà un po' strana: su questo CP40 questo CF suona benissimo. Allora, l'avete sentito anche voi, cioè, tra l'altro voglio dire, è un po' scuro, c'è l'equalizzazione a portata di mano. Volete un po' di media invece? Cioè, nel senso, abbiamo tutto immediato, poco ma immediato. Gli ho dato un pelino sopra. E torno flat. A me questo piano sta piacendo tantissimo, molto di più di quanto mi piacesse nel CP4 e anche a sua volta nel CP1, nel senso che sento meno quella sensazione che ho sempre avuto in quel periodo, del fatto che il pianissimo fondamentalmente il suono fosse un po' aggressivo. Ma comunque vabbè, qui non entrerei troppo nel dettaglio, nel senso che qui siamo un po' di fronte a uno strumento che lo attacchi e suoni e va sempre bene. Non so come vi siete trovati, se qualcuno di voi ce l'ha avuto, come vi siete trovate voi poi dal vivo a sentirlo così. Mi sembra che così, magari dandogli un po' di, appunto, di acuti qua, si possa venire fuori bene. Una cosa che ho sempre amato di questo periodo, diciamo, è stata la parte di questi Rhodes. Ecco, ho capito che cos'è che mi piace di questo strumento, la dinamica. È molto dinamico, c'è molta escursione. A me piacciono gli strumenti così. Si riescono a dare bene gli accenti, no? Ho sempre amato questo periodo per questi rumori meccanici carini.
Poi ci sono un po' di variazioni, tremolo, si possono togliere chiaramente. Due effetti A e B, qui li abbiamo, li possiamo togliere e mettere. Col phaser, classicone. Sono belli, anche i Wurlitzer mi piacevano. Sono un po' corti, questo è un po' più... quello là era troppo vecchio. Sono belli, hanno questo anche il CP poi di questo. Sono meno dettagliati di quelli della del nuovo CP 88 e quelli lì. Poi sì. Non meno dettagliati, forse sono, come dire, meno pungenti, meno spigolosi, no? Che aiutano un po' ad uscire, sono un po' più morbidi. Chiaramente questo. Così è la morte sua. Bello, bello. DX. Un po' di suoni di X, FM.
tutti belli questi, eh. Suona molto bene in cuffia, non so se anche voi fa lo stesso effetto, ma c'è un bellissimo suono. Clavinet. Stereo, ce ne sono un po' mutato, carino questo. Belli, sono tanti e sono belli, me li ricordo, gli organi, come al solito. Queste cose, ragazzi, sono belli quelli da chiesa. Qui giusto se magari volete farvi una patch, visto che ci sono gli split A-layer dove avete sotto un po' di organo da far entrare con un pedale, magari può essere una cosa interessante, ma insomma usare l'organo come strumento principale con uno stage piano chiaramente non è il massimo. Ce ne sono certi invece che lo fanno bene. Tutti i vari bells, tra l'altro con Yamaha si va anche su quelli FM che sono molto belli. Ce ne sono tantissimi, strings. Belli. Sono belli, questo è bello dinamico. Sono suoni che conoscete benissimo perché fanno parte del mondo Yamaha di quel periodo lì. Beh, sono ottimi è un'ottima soluzione per tante cose, cori vari. Questo è un classico. Yamaha non manca in nessun modello. Ci sono tanti suoni dentro, interessante da quel punto di vista. Mi ricordo perché poi il periodo lo conosco bene. C'è da dire una cosa, questi strumenti, è il solito discorso che faccio, alcuni di questi strumenti, per come siamo messi oggi, che c'è un po' di confusione, tanta roba diversa, che fa tante cose diverse, quando trovate uno strumento, come dire, fermo, che fa il suo, fa quello che deve fare, vi accontenta, forse è meglio fermarsi, perché non è così semplice poi trovare delle alternative. Se vi trovate con le mani, anche perché poi c'è questo aspetto che non si considera mai, il fatto che fondamentalmente la tastiera, il tasto sia fondamentale, come vi trovate, no? con il rapporto con il pianoforte in questo caso
e il tasto. A parte che in questo caso ci si trova bene anche a suonare altro, Sono belle queste cose. Considerate che poi si possono mettere in layer. Per creare insomma delle patch più consistenti anche, no? Sono i synth. Questi sono tutti i synth. Lo faccio sempre per dovere. Bello. Ripeto, c'è una bella dinamica in generale. Synth ce ne sono tantissimi, brass. Me li ricordo bene quelli di questo periodo. E suonano, questi qui dal vivo. Ce n'è per tutti i gusti, strings e horns. Poi si parte con quelli invece più belli. Sono tutti comunque suoni belli, la scelta è bella. Me li ricordo perché sono tutti suoni che all'epoca si usavano molto. Che poi epoca, voglio dire, non è passato poi così tanto. Va bene che sono vecchio, però che sono vecchio, come si dice a Milano. Ogni tanto vengono fuori le reminiscenze di dialetto milanese. Questi li conoscete tutti, negli Others ci sono tutte queste cose. Però vabbè, insomma, ci siamo capiti. Tornerei alla base, chiaramente premendo layer. Avete un pedale che potete assegnare per usare il pedale d'espressione, per fare entrare altre cose. Potete scegliere facilmente, quando andate in questa sezione, qual è lo strumento che volete mettere al posto nell'altro. In questo caso ho cambiato, ho messo un pad e poi scegliete quale pad. Per dire. Split, stessa cosa, abbiamo da una parte e quindi vi potete gestire così. È tutto molto semplice, molto, diciamo, base,
però i suoni sono belli secondo me. E comunque ragazzi, qui sentite anche a livello dinamico come piacevole suonare. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova, Rino, tutta la sua famiglia, questo negozio bellissimo che mi ospita, e ripeto, metto i link in descrizione anche per questo basso Fender PJ, molto bello tra l'altro, suona molto bene, e quindi se vi interessa quello che faccio iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché il 90% di quelli che guardano i video non sono iscritti. Iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i miei video, tutte le mie divisi per categorie, tutti i miei video divisi per categorie di tastiere, di tipologia di tastiere, e basta, ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio forte.